Bentrovati a tutti. Da sempre sostenitrice della forza della mente, dalla quale poi parte tutta la nostra vita, si basa tutta la nostra esistenza, a mio modo ricercatore della qualità di vita. A tal proposito vi leggerò un racconto scritto che spero poi vi permetterà di riflettere. Crescere significa mettersi alla prova. Ogni giorno, svegliandosi, Siria, così chiameremo la protagonista del nostro racconto, avvertiva la stessa sensazione. La luce che entrando dalle fessure della finestra della sua camera le permetteva, anche non guardando l'orologio, padrone del tempo, di capire che era giunto il momento di abbandonare faticosamente il suo letto e cominciare la sua giornata, segnava l'inizio di ogni giorno della sua vita, il più importante. Abitudinaria, come sempre negli ultimi 25 anni della sua esistenza, nessuno poteva parlarle prima che avesse bevuto il suo caffè e ancor prima che ne avesse respirato l'aroma. È proprio grazie all'oro nero che tanti imprenditori si sono costruiti il loro impero e sul quale vivono. Insomma, Siria viveva ogni giorno come fosse il più importante e chissà che non potesse diventarlo proprio in quel momento. Così, tra i primi passi dentro casa, le prime faccende da sbrigare, la cura personale da rispettare, la prole da svegliare, gli animali da sfamare e un minimo di diario di bordo si comincia. Qualcosa nell'aria, forse una presenza, l'aiuta ad aver ben chiaro che ci sono i piaceri ma anche i doveri e lei a tutti gli effetti ne ha molti da sbrigare perché la quotidianità si riempie improvvisamente e continuamente di nuove sfide, problemi da risolvere differenti da quelli che si erano proposti il giorno precedente, forse nuovi traguardi da raggiungere. Bando ai manuali. Ogni vita è unica, colorata da gioie, difficoltà, senso di solitudine, ma anche persone sulle quali poter contare, anche solo per potersi liberare da ansie, timori, piacevoli sensazioni di potenza per le donne legate esclusivamente ad uno stato ormonale, alternate ad uno stato da ultima ruota del carro. Quello che conta per oggi, che è il giorno più importante, è stabilire i propri bisogni e implicitamente cercare un equilibrio con gli obiettivi che potranno coincidere perfettamente con quanto oggi la vita ci propone o necessitare di limatura, ma ciò che conta è improntare un tenore alla propria qualità di vita. Le donne acrobate. La donna, intrinsecamente e intimamente complicata, legata alla pressione della società, che da lei vuole che sia femmina, mamma, lavoratore, organizzatrice, intrattenitrice, ma su quale perno fa ruotare realmente la sua esistenza? No, non si tratta del lavoro, delle faccende di casa, non si tratta nemmeno della famiglia da accudire che ha sempre 1000 richieste e che lei accontenta. Non si tratta nemmeno delle scadenze da rispettare, quelle sono ovvie. Si tratta forse della continua ricerca, della capacità di mettere in bolla il suo stato d'animo, quell'armonia con se stessa, quel volersi bene, quell'apprezzare i colori e i sapori della vita, dei batticuori che alcune situazioni provocano in noi, quelle amarezze da inghiottire, quel sapore dolce o salato delle emozioni, gli occhi della gente che la incontra e che senza pudore le tolgono i vestiti per cercare un punto dove affondare il loro colpo, ma anche avere sempre quella spalla pronta e quelle braccia tese ad abbracciare chi le chiede supporto e comprensione. Uno sguardo che parla, forse a volte fin troppo. Siria è una giovine donna, estremamente pragmatica. Ha conquistato e ogni giorno lascia il segno in molte persone. Spesso chi la conosce se ne innamora
perché con la sua empatia travolge chi la incontra. Ha la fortuna di essere una bella donna, sicuramente un facilitatore nei contatti sociali, ma delle volte anche lama a doppio taglio. Ogni giorno si ripete che è innamorata, che si nutre di emozioni, si nutre di vita. Dalla vita vuole il succo, della sua vita vuole esserne protagonista, essere coinvolta in ogni azione che la riguarda. Nessun spettatore in questo percorso, perché non ci sarà la possibilità di rivederlo. Si è laureata e ha conseguito l'iscrizione che la lega all'albo degli psicologi, ma il suo paziente preferito rimane sempre se stessa, perché per capire gli altri ed essere in armonia con chi ci circonda, prima di tutto è necessario un lavoro di autoanalisi senza fine, un continuo riallineamento con se stessi e con il mondo, perché questa è qualità della vita e perché gli altri siamo noi. È una sorta di fonte eolica, convinta che ogni persona sia portatrice di risorse, disposta a scambiare la sua energia con gli altri, proprio come una perfetta sinapsi. E lei su questo argomento è preparata. Crede nei cambiamenti ma non nei miracoli, lotta per cambiare i pregiudizi. Lavora presso l'ufficio marketing di una nota multinazionale, per la quale presta servizio da molti anni, dove, come in ogni realtà lavorativa, le realtà si ripetono, dove le dinamiche sono fatte di rivalità, di incomprensione, di competizione tra colleghi, che spesso, pur essendo un gruppo di lavoro, nella realtà troppo poco spesso riescono a lavorare in gruppo. Punta sull'ascolto, sulla condivisione, sulla fiducia e sul rispetto. Si assume le sue responsabilità anche davanti agli errori imbarazzanti e da lì cerca lo spunto per crescere. È esperta in grafologia, ma la sua vera passione rimane la musica. Cantante e pianista, sostiene che nelle sue vene scorra il blues, ma in realtà non è assolutamente in grado di suonarlo e spera che un giorno, improvvisamente, lo scorrere sulla tastiera di un pianoforte delle sue dita si possa trasformare in una armonia pentatonica. Si accompagna alla musica lasciandosi trasportare dalle sue vibrazioni. In tutto questo, nella sua esistenza, nel ripetersi che ogni giorno, che questo è il giorno più importante, che gli altri siamo noi, Siria non può mai tralasciare che tutto questo lo fa costretta su una sedia a rotelle e paraplegica da ben oltre 20 anni. Quel giorno, anche quello è il più importante perché comunque è una pagina del diario della sua vita. Il suo tragico incidente motociclistico, nel quale il suo fidanzato di allora perse la vita a soli 17 anni e lei, da poco quindicenne, con il corpo completamente abraso dall'asfalto a causa dell'attrito con il cemento, che per metri l'aveva consumata, violentando il suo giovanissimo corpo, è stato comunque un giorno importante. Lei da subito aveva avvertito di non poter più muovere le sue pafute gambe e che qualcosa le stava sfuggendo di mano. Anzi, ironia della sorte, la situazione non era da prendere sotto gamba. Quell'incidente ha cambiato radicalmente e improvvisamente la sua vita. Disabile, diversamente abile, handicappato, portatore di handicap, menomato, minorato, limitato, svantaggiato, interdetto, invalido. A qualcuno viene in mente qualche altro aggettivo? Non potrà mai dimenticare la diagnosi del medico. Paraplegica per lesione midollare completa. Tantissimi i mesi trascorsi tra rianimazione e reparto riabilitativo in vari ospedali dell'Interland milanese. Tanta la confusione nella sua testa, nessuna certezza. E in un momento come quello dell'adolescenza, già popolato da strane idee e voglia di possedere il mondo, questa variazione sul tema della sua vita non ci voleva proprio. Insomma, le prospettive non erano delle migliori e lei da subito, arrabbiata con il destino, anzi con chiunque le si avvicinasse, perché convinta
di dover pagare una pena per la quale non aveva commesso reato. Lei voleva solo vivere la sua vita. Di tempo da allora ne è trascorso tanto. Voglia di negare un profondo disagio? L'espressione diversamente abile pone l'enfasi sulla differenza tra il fare e il poter fare. Si volta pagina. Siria della diversità ne ha fatto un'opportunità, perché ha capito che per camminare lungo la strada della vita, alle volte in salita, anzi direi spesso in salita, non sono indispensabili i piedi che camminano, ma è sufficiente adeguare il proprio approccio alla vita, cercando di trarne sempre il meglio. Ha deciso di sviluppare, attraverso quelle che erano le sue capacità residue, abilità che forse non avrebbe mai nemmeno scoperto di avere, o che comunque, adagiata da una normale abilità, non avrebbe potenziato o sfruttato. Chiunque può tranquillamente affrontare una scalinata, ma molto spesso all'arrivo non si ricorda nemmeno di averla percorsa. Solo chi vive una difficoltà in prima persona o da molto vicino nota determinate sfumature e in questo caso barriere mentali e o architettoniche. Siria non si è mai impegnata in azioni sbalorditive, da record o da primato. Ha deciso di vivere la sua vita da diversamente abile a qualunquemente disabile. Non vuole stupire nessuno, ma guardarsi allo specchio ed essere fiera di se stessa. La qualità della vita parte da dentro di ognuno di noi. Indipendentemente da quelle che sono le caratteristiche fisiche, intellettive, creative e caratteriali. È un vestito che ognuno di noi deve cucire addosso al proprio corpo. L'elenco potrebbe proseguire, ma ciò che conta è essere in grado di modellare la propria persona all'ambiente circostante, in modo da trarne il meglio fino a spremerne l'ultima goccia, perché anche questo è il giorno più importante e solo da questo presupposto può partire un corretto approccio alla ricerca di una buona qualità della vita. Non ci sono paragoni con ausili che possono tener testa ad un accomodamento da parte della persona interessata. Siria non potrà mai dimenticare di essere disabile, diversamente abile, handicappato, portatore di handicap, menomato, minorato, limitato, svantaggiato, interdetto, invalido, non me ne vengono in mente altri al momento, ma di certo ha imparato a rendere invisibile l'evidenza, continuando a vivere la sua vita anche oggi, come ogni giorno della sua vita si sente qualunquemente dotata e quindi vuole continuare a dare qualità alla sua esistenza. Grazie.